Oggi vi parlo di tutti i prodotti che mi ha inviato Nanlite, quindi mettetevi comodi e sigla! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non sarà una vera e propria recensione dettagliata per ogni singolo oggetto che mi ha inviato Nanlite, e questo perché sennò diventerebbe un video veramente troppo lungo. Preferisco infatti darvi le mie impressioni dopo che l'ho utilizzate per almeno 2 settimane sul campo praticamente tutti i giorni. Se avete dei dubbi o delle curiosità, mi raccomando scrivetemi qui sotto nei commenti, leggo tutti e rispondo al volo. E visto che ci sono, mettete un bel like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale, questo è sempre molto importante per me. Per chi non la conosce, Nanlite è il leader nel settore delle luci continue consumer e prosumer. Ci sono sì dei brand che fanno solo luci continue per cinema, però diciamo che per fotografi e videomaker Nanlite è proprio il brand di riferimento. Infatti, se vi devo dire la verità, quando mi hanno contattato per avere questa collaborazione mi sono sentito veramente ultra lusingato. Partirei subito dal packaging, di cui non ho immagini perché ho fatto un real unboxing e mi hanno mandato un sacco di roba tutta insieme e chiaramente ho buttato tutto. Però avete presente quando aprite un prodotto Apple, ovvero la scatola è studiata al millimetro per aprirsi in quel modo, è tutto imbustato in un certo modo, eccetera eccetera? Ecco, ho visto in Nanlite lo stesso identico dettaglio. Le scatole sono fatte veramente tutte alla perfezione, hanno usato un cartone molto più duro e molto più spesso rispetto a tutti gli altri. Per inciso, sapete quanta roba mi arriva dalla Cina, quanti illuminatori mi arrivano dalla Cina, e Nanlite ha assolutamente il packaging migliore di tutti. Partiamo quindi dal primo prodotto che è contenuto qui dentro, e ragazzi anche queste sono le migliori borse che io abbia mai avuto, sono assolutamente perfette, e quando dico perfette, anzi dico un'altra cosa, sono veramente una bomba atomica, ma non solo questa, anche quelle che vedrete dopo. Come vedete sono delle classiche borse, ma sono fatte veramente da Dio. Ma veniamo al primo prodotto, che è lui, Nanlite Forza 62, farettino LED da ben 70 watt di potenza, come vedete molto piccolo e portatile. Partiamo subito da qui davanti, abbiamo un copri LED finalmente fatto bene, non quei cosi di silicone che si mettono qua e poi li perdiamo in un secondo. Lui infatti ha l'aggancio proprietario Nanlite, dopo ci torniamo, e possiamo andarlo a inserire e bloccare. E a questo punto dico a tutti gli altri, ci vuole tanto a fare questa cosa? Nella parte posteriore abbiamo le classiche 2 manopole per alzare e abbassare intensità luminosa e gradi Kelvin che vanno da 2007 a 6005. Abbiamo una porta con jack 2,5 per l'alimentazione esterna e anche una per il DMX. Allora, il DMX io non l'ho mai usato, molto probabilmente non lo userò mai in vita mia, però per un professionista potrebbe fare assolutamente la differenza. Abbiamo plastica da questa parte e questa, non ve lo dico neanche, plastica super top, e abbiamo alluminio da queste 2 parti dove ci sono le ventole per il raffreddamento, anzi la ventola per il raffreddamento, che praticamente non sentirete neanche se lo mettete così. Quindi funziona tutto assolutamente alla perfezione. Questo è il bracket per lo stativo, lo mettete in posizione sullo stativo e così rimane, ok. Per poterlo alimentare abbiamo 3 possibilità. La prima è sicuramente il suo alimentatore, filo molto lungo da questa parte e molto lungo dall'altra, non ve lo faccio vedere, però vi volevo far vedere l'alimentatore, che è un classico alimentatore normale, però vedete questa striscia qui in silicone? Nasconde da questa parte un attacco V-Lock, quindi possiamo attaccarlo a un supporto V-Lock, ma abbiamo anche questo gancettino qui molto interessante per poterlo mettere allo stativo. Almeno il nostro alimentatore non è in giro per terra. La seconda via per alimentarlo è questa, io l'ho trovato in confezione, chiaramente qui si alloggiano 2 batterie NPF, scegliete voi l'amperaggio, e qui sopra andremo a mettere il nostro faretto. Da questa parte invece qui sotto abbiamo il buco per il nostro stativo, quindi questo andrà sullo stativo, questo andrà sopra di quest'altro e noi lo possiamo alimentare con delle batterie NPF. A me non fanno impazzire le batterie NPF e quindi vado ad alimentarlo sempre con una V-Lock, e con le V-Lock che ho in mio possesso ho fatto delle prove e a piena potenza diciamo che dura
un'ora e un quarto. In confezione poi abbiamo quest'altro bracket che una volta infilato qui e messo in posizione praticamente sposta l'ingresso dello stativo da questo a questo, ci dà la possibilità di avere un buco per l'ombrello con addirittura la vite per fissarlo. E qui davanti abbiamo un classico innesto Bowens. Ultima cosa che troviamo in confezione è questa mini parabola, sempre con attacco proprietario. L'andiamo ad inserire qui e niente ragazzi, avremo una parabola. E per la confezione non c'è nient'altro. Adesso vi dico però come mi sono trovato io. Allora, l'ho utilizzato, come state vedendo, veramente in tanti set notturni in esterna e mi sono trovato veramente da Dio. Qualità della luce al top, come anche la potenza molto buona. Questi 10 watt in più rispetto ai classici 60 si vedono, però non è che avrete chissà quale potenza in più. Diciamo che fa la stessa identica luce, anche se un pelino di più rispetto appunto ad un faretto da 60 watt, però ragazzi mi ci sono trovato veramente benissimo. E questo perché me ne sono arrivati due, quindi uno lo utilizzavo come luce principale con il suo softbox, dopo ci torno, e uno lo utilizzavo per dare una rim light alla modella proprio con questa parabola. Ecco, questa parabola mi è piaciuta da morire. Io non utilizzo mai le parabole, neanche per dare la rim light, e questo perché di solito occupano un sacco di spazio. Aver creato una parabola così piccola e portatile fa sì che io me la porterò sempre dietro. Può essere sempre comoda sia per dare una schiarita a una stanza, per esempio puntandola in alto, sia per utilizzarla appunto come rim light. E tante volte mi è servita una parabola, tante volte non l'ho portata apposta perché era grossa e ingombrante, invece questa la trovo veramente geniale. Questo illuminatore, come anche le barre LED che vedremo fra pochissimo, ha un'applicazione dedicata. Lo potete scaricare dall'Apple Store o chiaramente anche per la controparte Android, e vi dico la verità, funziona da Dio. Io sul mio telefono ho una decina di applicazioni per una decina di brand diversi di illuminatori, funzionicchiano più o meno tutte, ma quella di Nanlite funziona veramente alla perfezione. Ci ho messo un secondo per sincare tutte le varie luci, ne ho 4, e poi sul set, una volta aperta l'applicazione, avevo già su una pagina principale tutte le luci cosa stavano facendo. È veramente fatta benissimo e un'applicazione del genere ci aiuta se abbiamo tante luci in un set. Quindi brava Nanlite. Per questi illuminatori Nanlite ha pensato questo softbox qui da 60. Adesso ve lo faccio vedere e vi dico come mi ci sono trovato. Allora, come vedete è un classico softbox, però è veramente enorme, e questa parte qui che ha l'attacco proprietario per forza 60 non mi è piaciuta veramente per niente. È in plastica, è una plastica che sinceramente si innesta facilmente in questo modo e noi una volta aperto siamo pronti a scattare o a fare i nostri video. Il problema di questo softbox è uno. Intanto la costruzione sinceramente non mi è piaciuta. Allora, questa parte qui la sento molto cheap. Immagino l'abbiano fatta così per non farlo pesare tanto, ok. Però la sensazione che ho di questa parte qui è questa, è cheap. Come cheap questa parte, sentite? Il perché è stato fatto in plastica è semplice, in confezione vi danno anche questo, non l'ho neanche aperto, è un anello adattatore Bowens, quindi questo softbox da attacco proprietario può diventare un Bowens e quindi è per quello che ha queste dimensioni qui. Sinceramente, vi dico la mia, se mi compro un farettino così piccolo non mi vado a portare dietro una roba così enorme, almeno questo è il mio pensiero. Altra cosa che non mi è piaciuta di questo, molto semplice, ci sono 16 stecche. Ora, io capisco che l'abbiano fatto perché fa figo, ma secondo voi io mi posso mettere ad aprire e chiudere ogni volta 16 stecche? E se ne uso 2 magari, che faccio? Quante ne devo aprire di stecche? Altra cosa che non mi è piaciuta di questo farettino è questo attacco. Cioè è enorme e vi fa occupare anche un sacco di spazio nello zaino, vedete? È molto più efficace secondo me questo, che è quello di Godox, che è molto più piccolo, è in acciaio, mentre questo è in plastica, ma più che altro questo c'ha anche il buco dell'ombrello. Vero è che in confezione abbiamo questo per l'ombrello,
però mi devo portare questo se devo utilizzare l'ombrello e se me lo dimentico a casa diventa un problema. Quindi, boh, c'è qualcosa che non mi è piaciuto, vi dico la verità, però per quanto riguarda il softbox SMTV all'adattatore, mi sta arrivando, quindi questo lo andrò ad utilizzare con i miei amati SMTV Flip G, e per il fatto di questo attacco qui, ragazzi, che vi dico, me l'accollo, perché comunque funziona tutto alla perfezione e nella valigia fotografica fortunatamente è anche messo così, spostando questo un po' così, si chiude, quindi poco male. Avrei preferito, vi ripeto, un attacco diverso o comunque una vite qua sotto in modo tale che potessi toglierlo o metterlo. Chiaramente ho provato a toglierlo e qui però rimane una vite che esce e non si può vedere. Quindi vabbè, questa cosa me la collo, il softbox non mi è piaciuto per niente, però vi ripeto, con SMTV sono a posto. Il secondo prodotto di cui vi voglio parlare è qui dentro, cioè non sapete quanto è figa questa custodia. E adesso vi spiego il perché. Una volta aperto, e si apre così, con una zip che funziona a meraviglia, abbiamo, come vedete, 3 scomparti. Spero che si veda in video, aspettate un attimo. Ok, 3 scomparti. Qui abbiamo una barra LED, qui ne abbiamo un'altra e qui abbiamo tutti i caricabatterie, fili, tutto quello che ci serve. Quindi questa custodia qui io la vedo veramente geniale, anche perché una volta chiusa è comunque molto trasportabile. Questa è la barra LED di cui vi voglio parlare, Nanlite PavoTube 215C. È una barra LED che funziona da Dio, ve lo dico subito. È una barra LED che si può utilizzare con quell'applicazione di cui vi parlavo prima, che è una bomba atomica. Però questa ha le batterie integrate, batterie che durano più o meno 2 ore alla massima potenza. Per poterle ricaricare abbiamo una Type-C, qui ci sono 2 bottoni per poter andare a scegliere all'interno del menu i colori, piuttosto che l'RGB, piuttosto che chiaramente i gradi Kelvin e quant'altro, o comunque anche le scene. E da questa parte abbiamo l'interruttore per accendere e spegnere. Ecco, questo interruttore non mi fa impazzire, vi dico la verità, però funziona decisamente bene. Una volta accesa lei si accende senza nessun tipo di problema. Possiamo, come vi dicevo, andare a dimmerare colore, temperatura, saturazione, possiamo fare quello che vogliamo e lo andiamo a fare con queste 2 manopole molto molto belle. Mi piace anche come scorrono, veramente ottimo lavoro. Ultima cosa che vi faccio vedere, abbiamo un ingresso per poterla collegare alla corrente e abbiamo anche l'entrata del DMX. Per quanto ne so io, tutti i prodotti Nanlite hanno l'entrata del DMX, quindi possiamo utilizzare il DMX per utilizzare tutte le luci, cosa veramente ottima per qualche professionista. Possiamo quindi andare a alimentare questa barra LED sia con la Type-C sia con il caricabatterie. Anche qui, anche se in versione un po' più piccola rispetto a quella che abbiamo visto prima, abbiamo questo silicone e abbiamo questo pezzetto qui che si può mettere sullo stativo. Tutto super comodo, veramente fatto bene. In confezione poi abbiamo vari di questi con delle viti da 1/4. La andiamo a posizionare qui e possiamo poi andare a posizionare la barra LED dove vogliamo. Qual è la cosa che mi ha fatto dire wow però di questa barra LED? Ragazzi, i watt. Allora, barre LED di 60 cm come questa normalmente stanno tra i 18 e i 20 watt, né più né meno. Questa invece ne ha 30 e per quanto ne so io è la barra LED più potente che c'è in commercio. Ora con 30 watt di potenza, ragazzi, è tanta roba, ci potete illuminare veramente di tutto. Ed è proprio per questi 30 watt che questa è la barra LED che utilizzerò sempre in tutti i miei set. Mi sono veramente innamorato. Chiaramente ha tutta una serie di scene, tutta una serie di effetti pixel, non vi sto neanche a dire, tutto quello che volete è dentro questa barra LED, quindi ha veramente di tutto. L'ultimo prodotto di cui vi voglio parlare è all'interno di questa scatola che potrebbe sembrarvi identica a quella del Forza 60, ma in realtà è un po' più grande. E all'interno troviamo lui, Sua Maestà Snoot ottico. Guardate che figata! Allora, di questo Snoot ottico, ragazzi, ve ne devo parlare perché non solo è il migliore che io abbia mai provato, ma è veramente una bomba atomica. Per chi non lo sa, negli anni sono andato a comprare questo appena uscita in Italia della Godox e dopo qualche mese è arrivata tra le prime collaborazioni
quest'altro della Ambitful. Tutte e due hanno dei problemi, tutte e due però li ho comunque utilizzati per praticamente tutte le foto che vedete sul mio Instagram, ma hanno tutte e due un problema in comune. Il problema è che esce veramente pochissima luce da questi due snut. Mi spiego meglio. Se volete utilizzarli ad esempio con un faretto da 60 watt, io questo qui della Godox l'avevo comprato per utilizzarlo con l'ML60, quando poi andavo in studio e stavo a f1.4, quindi al massimo dell'apertura che potevo, dovevo utilizzarlo a ISO 1000, poco più, poco meno. E questo perché il fascio di luce che viene proiettato qui dentro, quando poi esce, praticamente non si vede più. La luce che passa qui dentro quindi perde veramente tanti stop di potenza. Non ho mai fatto una prova per vedere quanto, però ragazzi io con questi qui negli ultimi tempi andavo ad utilizzare luci da 300 watt, perché con il farettino da 60 dovete stare proprio super al buio come prima cosa, e come seconda, come vi dicevo, dovete stare minimo a ISO 1000. Una volta che andate ad utilizzare sia questo con faretti da 300 watt non avete più problemi. Potete fare le vostre foto anche a ISO 100, chiaramente con diaframma tutto aperto, ma sorge un altro problema: diventano dei veri e propri forni. Voglio dire, diventano talmente caldi che non ci potete mettere la mano sopra. Infatti in più di un'occasione mi sono scottato e in più di un'occasione sono dovuto andare a cercare presine da cucina o canovacci per poi andare a prendere le formine da togliere e mettere dallo snut ottico. Ma come funziona uno snut ottico? Perché magari qualcuno di voi non lo sa, praticamente noi mettiamo una luce continua da una parte, andiamo a mettere una forma tipo questa qui in mezzo e dall'altra uscirà una luce con questo tipo di forma, ed è molto interessante per scatti particolari. Chiaramente abbiamo in tutti gli snut una parte che si muove per dare il giusto fuoco al disegno e basta, funzionano tutti nello stesso modo. Questo ad esempio ha questo pezzo qui dove si va a mettere la formina e si va a chiudere, e in più abbiamo anche delle alette che servono per andare a tagliare la luce. Quindi lui di suo senza forme fa un tondo tipo occhio di bue, e già solo con queste possiamo andare a creare un sacco di forme geometriche. In confezione vi danno queste 4, ecco qui storco un po' il naso perché è un prodotto da più di 350 euro, mi potevi dare qualche formina in più, e ho visto che queste qui della Nanlite costano veramente tanto, però la cosa buona è che all'interno della scatola abbiamo due adattatori. Infatti queste della Nanlite sono un po' più grandi di quelle della Godox, ma ho visto che con l'adattatore che ti danno in confezione puoi utilizzare quelle Godox, e siccome per quelle Godox che ho comprate tutte, ce ne avrò una quarantina, forse anche di più, effettivamente posso utilizzare anche quelle. Se voi tenete in mano questa della Nanlite o questa della Godox, già solo in mano sentite che questo è un pezzo di latta finito lì. Questa è una roba bella che non si rovina nel tempo e non si piega, perché è fatta proprio in un materiale molto più spesso rispetto a queste qui. C'è da dire però che lo shooting che state vedendo in questo momento in esterna, e dopo vi dico tutto, le ho fatte proprio con queste della Godox. Oltre al fatto della formina da poter mettere qui dentro, da questa parte abbiamo anche queste alette che servono per reggere delle gelatine fatte apposta per lui, che però non mi hanno inviato e che spero mi invieranno, così le proverò. Per quanto mi riguarda, lui è lo snut da avere a questo punto. Qui però unica cosa, abbiamo l'attacco Nanlite, fanno anche un modello più grande, molto più grande di questo, con attacco Bowens, però una volta che ho provato lui, sinceramente tutti gli altri li andrò a vendere molto velocemente. E questo perché come vi dicevo, la luce che esce da lui è veramente tanto forte. Quanto forte? Tanto forte da fare quello che state vedendo. Sono andato all'Eur, al Museo della Civiltà Romana, dove ci sono dei fari molto potenti che vanno ad illuminare tutta la zona, e come state vedendo il fascio di luce che esce da questo proiettore è assolutamente super visibile anche in quella condizione lì, dove avevo tante luci ambientali diverse.
Ecco, mi ha veramente stupito e questo sarà il mio nuovo proiettore che porterò sempre quando devo fare questo tipo di cose. Prima di lui i proiettori li ho utilizzati solo in interna e con luci molto potenti, da adesso in poi sicuramente mi vedrete utilizzarlo anche in esterna, di sera chiaramente. Altra cosa che vi volevo dire, se voi utilizzate questo con il Forza 60 non avrete il problema che scotta da morire tutto e diventa un forno. Anche la formina qua dentro dopo mezz'ora sì sarà calda, ma la potete tranquillamente gestire con le mani senza aver bisogno di presine da cucina e quant'altro. Quindi ragazzi, questo è veramente un prodottone. Sicuramente è venuto un video super lungo, spero che non sia stato super noioso, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate. Ero indeciso se fare 3 video separati, prodotto per prodotto, parlando bene di ogni singola parte o darvi una panoramica generale. Penso che questa sia stata l'idea migliore, però chiaramente fatemelo sapere. E ragazzi, a questo punto vi posso confermare che switcherò il mio sistema di luci continue. Fino ad oggi è stato Godox con gli ML60 e con lo snut ottico che avete visto prima. Da adesso in poi il mio set di luci professionali per interne e esterne fino a 60-70 watt chiaramente sarà appunto composto da 2 barre LED di Nanlite, 2 farettini Forza 60, 2 sempre Nanlite e questo proiettore. Quindi io da adesso in poi assolutamente switcherò a Nanlite, e questo perché proprio sono di una qualità pazzesca. Ve lo dice uno che praticamente ha provato tutti gli illuminatori di questo tipo. Quello che mi ha veramente sorpreso più di tutti è proprio il proiettore, fa un lavoro veramente pazzesco. Il farettino Forza 60 ragazzi è un farettino, non è che vi sto a dire che è il migliore al mondo, è sicuramente uno fra i migliori, però non è il più piccolo, non è il più portatile e non ha neanche la batteria integrata. Ormai ci sono in circolazione anche molti farettini più piccoli di questo Forza 60 che magari hanno anche una batteria integrata, però il sistema Nanlite mi ha assolutamente fatto dire ok, passo a loro, e questo perché la qualità che percepite sia nell'avere l'oggetto in mano sia poi nell'uso lavorativo vi cambia la vita. Sì, sapete, ho avuto tutti i faretti possibili e immaginabili, però da adesso in poi, a meno che non debba fare un set per qualche brand dove faccio vedere quel determinato faretto, vedrete che in futuro andrò ad utilizzare sempre e solo prodotti Nanlite. Bene ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!